Ciao ragazzi, oggi parliamo di Mauro Sarni, il più grande campione italiano degli anni 90, insieme a Franco Columbu, ad oggi l'unico atleta italiano che sia riuscito a vincere una competizione sul circuito pro IFBB sul suolo americano. Alto 1,81 m e dotato di un fisico apollineo che rasentava la perfezione, Mauro si presentava in gara con circa 100 kg di muscoli solidi cesellati alla perfezione, distribuiti su una struttura da statua greca, con un look da attore. Un'immagine che ha incarnato il sogno degli appassionati di bodybuilding degli anni 90. Non è un caso se ancora oggi si racconta che in quegli anni tutti volevano assomigliare a Mauro Sarni, un fisico che unito alla maestria nell'arte della presentazione gli ha permesso di confrontarsi sul palco con i migliori campioni del circuito professionale IFBB della sua epoca, i competitivi anni 90, rendendosi addirittura il lusso di superare in gara diversi mostri sacri, da Ronnie Coleman a Bob Paris, da Barry DeMay a Milos Sarcev a Nasser El Sonbati, solo per citarne alcuni. Presenza stabile fra i primi 10 in diversi Grand Prix IFBB dei primi anni 90. Una sorta di moderno Frank Zane, ma più esuberante sulla linea di Milos Sarcev. Un modello che supera le barriere del tempo e che oggi potrebbe ben figurare nella categoria Classic Physique. Dimostrazione vivente che quando la passione e il talento si incontrano, i risultati sono spesso eccezionali. A compendiare e farci apprezzare la figura di Mauro contribuisce anche la sua umiltà, il carattere modesto e tranquillo, con i piedi per terra, così diverso dall'atteggiamento talvolta presuntuoso e arrogante di altri campioni di ieri e di oggi. Un grandissimo esponente della old school che ancora oggi, seppure un po' in sordina, lavora nel settore promuovendo le basi della cultura fisica classica in termini di allenamento, alimentazione e modelli di sviluppo fisico. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera agonistica. Enjoy! Mauro Sarni nasce il 5 maggio 1964 a San Severo, in provincia di Foggia. Fino ai 6 anni vive a Trani, in Puglia, poi la famiglia si trasferisce a Milano, dove Mauro cresce e sviluppa la sua vita. Si appassiona al bodybuilding sin da giovanissimo. Racconta che già a 13 anni si allenava in palestra a Milano e comprava le riviste del settore, sognando di sviluppare un fisico come quello dei migliori campioni dell'epoca. Attratto da sempre dallo sviluppo fisico classico, armonico, tratteggiato nella linea estetica delle statue greche, fra le sue fonti di ispirazione cita campioni della Golden Era come i mitici Frank Zane e Serge Nubret, e anche i più recenti Barry DeMay e Bob Paris, due atleti che, negli anni 90, si è preso il lusso di superare in gara. A 16 anni, dopo 3 anni di palestra, pur pesando solo sui 65 kg, già presentava una linea non comune che lasciava intravedere il potenziale del campione che sarebbe diventato. Motivato, spronato e consigliato dal suo maestro Gigi Monza, Mauro lavora con passione e impegno e cresce rapidamente, arrivando nel tempo, come atleta natural, ad un peso in gara intorno agli 85 kg. Esordisce sul palco a 21 anni, nel 1985, aggiudicandosi un interessante terzo posto al Grand Prix di Garbagnate. Non male per un esordiente. Motivato dal risultato, riprende gli allenamenti deciso a migliorare significativamente la sua condizione per affermarsi a livello agonistico. L'anno seguente, nel 1986, sarà sesto fra i pesi medio-massimi ai campionati Nord Italia FIACF. Nel 1987 partecipa a diverse gare, ottenendo piazzamenti di prestigio fra i quali ricordiamo il secondo posto raggiunto al Grand Prix Città di Piacenza, il primo posto conquistato al Grand Prix di Ivrea e la sesta posizione ottenuta ai campionati italiani. Nel 1988 è quinto al Trofeo Sport, ancora fatica ad affermarsi ai massimi livelli, ma la sua linea e maestria nelle routine di pose lo mettono in evidenza e lasciano presagire risultati ben più importanti. Preso atto del proprio potenziale, nel 1989, insieme all'amico di sempre Massimo Valli, decide di cambiare marcia per diventare competitivo a livello internazionale. Con l'aiuto di un preparatore, i due intraprendono un percorso che li trasformerà sensibilmente e i risultati del loro impegno non tardano ad arrivare. Passato alla NABBA, nel 1990 si conferma campione emergente, vince il Grand Prix di Padova e prima al campionato Nord Italia, vincitore assoluto ai campionati italiani. Ma la consacrazione a campione di classe internazionale arriva quando sia lui a 90 kg tirati che Massimo vinceranno la propria categoria al campionato europeo NABBA. Mauro si aggiudica le alte taglie, mentre Massimo domina nelle piccole taglie. Un trionfo che dà loro accesso al professionismo, segnando l'inizio del secondo capitolo della loro carriera sportiva, quello che avrebbe portato Mauro nell'Olimpo della cultura fisica.
Motivato e competitivo, Mauro continua a crescere. Nel 1991, presentatosi sul palco a 94 kg, armonici e scolpiti, sarà secondo fra i professionisti, dietro a Ole Vannus, ai campionati mondiali NABBA. Arrivato all'apice delle file della NABBA, decide poi di sviluppare la sua carriera passando a gareggiare nelle file dei professionisti IFBB, il GOTA del bodybuilding mondiale. Dal 1992 al 1999 Mauro gareggerà sul circuito pro IFBB, partecipando a numerosi Grand Prix americani, dove ha sempre ben figurato, piazzandosi spesso fra i primi 10 classificati e lasciandosi alle spalle fra i tanti campionissimi storici quali Bob Peris e Barry DeMay, atleti ai quali da ragazzino si era ispirato. La sua carriera raggiunge l'apice nel 1993. Quell'anno si classifica quarto al Chicago Pro Championship, ma soprattutto entra nella storia vincendo il Niagara Falls Pro Invitational, gara che lo vede sopravanzare Ray McNeil, Milos Sarcev, Jim Quinn, David Derz e Ronnie Coleman. Una vittoria storica che lo iscrive negli annali, consacrandolo insieme a Franco Columbu come uno dei soli 2 atleti italiani che sono riusciti a vincere gare sul suolo americano. Qualificatosi a pieno merito per il Mister Olympia di quell'anno, prenderà parte anche al Super Bowl del bodybuilding, competizione nella quale, seppur classificandosi solo 16°, avrà modo di calcare il palco con Dorian Yates, Flex Wheeler, Sean Ray, Lila Brada, Kevin Levroni, Paul Dillett e tutti i massimi campioni dell'epoca. Negli anni seguenti Mauro continuerà a gareggiare in diverse competizioni, sempre ben figurando, ma, anche a causa di alcuni infortuni, senza più riuscire a ripetere gli acuti del 1993. Concluderà la carriera agonistica nel 1999, a 35 anni, classificandosi 11° al campionato mondiale professionisti IFBB. Ritiratosi dallo sport agonistico, Mauro ha aperto una palestra e si è dedicato alla famiglia, la moglie Manuela e il figlio Giuseppe. Oggi, a 61 anni, Mauro Sarni si presenta come un distinto signore con la barba bianca, un po' distaccato dalla scena attuale del bodybuilding e del fitness, ma che parla con precisione e autorevolezza della sua esperienza e della sua filosofia sul bodybuilding vecchia scuola, riportandolo ai punti chiave, ai capisaldi che costituiscono, oggi come ieri, la base della cultura fisica, senza bisogno di ricamare più di tanto su metodi e tecniche esotiche di dubbia utilità. Fra le curiosità ricordiamo che anche Luigi Sarni, fratello di Mauro, è stato un ottimo atleta agonista, a conferma dell'ottima genetica che correva in famiglia. In palestra Mauro si allenava con i metodi e le pratiche in voga all'epoca, praticando quindi allenamenti ad alto volume e frequenza, nei quali faceva ampio uso di serie piramidali, buoni carichi e ripetizioni medio-alte, un po' sulla linea delle routine e delle programmazioni utilizzate nella Golden Era da Arnold Schwarzenegger. Distingueva un periodo cosiddetto off-season, cioè lontano dalle competizioni, dalla fase pre-gara. Lontano dalle competizioni lavorava per aumentare la forza, il peso corporeo e la massa muscolare, eseguendo allenamenti nei quali faceva 3-4 esercizi per gruppo muscolare, per un totale di 15-20 serie di lavoro, eseguendo principalmente esercizi base. L'allenamento di ogni distretto muscolare iniziava con un primo esercizio, tipicamente un movimento base, ad esempio per il petto la distensione su panca piana, che veniva solitamente eseguito seguendo un approccio piramidale. Iniziava eseguendo le prime serie con un peso leggero ed alte ripetizioni, per poi aumentare il carico e ridurre le ripetizioni di serie in serie, in modo da scaldare adeguatamente muscoli, tendini e articolazioni prima di eseguire alcune serie di lavoro da 5-6 ripetizioni con carichi consistenti. Negli esercizi seguenti in generale utilizzava ripetizioni più elevate, dalle 8 alle 15 e anche più, lavorando sullo stress metabolico, alla ricerca di un buon pompaggio muscolare. Nel periodo pre-gara aumentava considerevolmente il volume di lavoro, facendo 2 sessioni di allenamento quotidiane con i pesi, mattina e sera, che integrava con sedute di lavoro aerobico per aumentare il dispendio energetico e ridurre il grasso corporeo ai minimi termini. Sul piano alimentazione, dotato di un metabolismo veloce, per costruire massa muscolare, Mauro necessitava di molte calorie. Racconta che nel periodo off-season arrivava ad assumere fino a 6.000 calorie al giorno, seguendo una dieta ad alti carboidrati, con 2 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo e grassi moderati. In prossimità delle competizioni, a partire da 3-4 mesi prima di una gara, riduceva progressivamente l'apporto calorico, rimanendo comunque sulle 4.000 calorie, limitando i grassi, ma mantenendo piuttosto elevato l'apporto glucidico e fissa la quota proteica. Un approccio che, unito alla grande mole di lavoro che svolgeva in palestra, gli consentiva di definirsi alla perfezione. Nessun segreto particolare, solo una buona conoscenza della risposta del proprio fisico e tanto lavoro svolto in palestra.
Riassumendo, Mauro Sarni è stato uno dei migliori interpreti del bodybuilding italiano degli anni 90. Un talento genetico che con grande passione, costanza e caparbietà ha saputo concretizzare il suo potenziale, diventando l'atleta italiano IFBB di maggiore successo dell'epoca. Un percorso coronato nel 1993 con la vittoria del Niagara Falls Pro Invitational, dove superò Ray McNeil, Milo Sarcev e lo stesso Ronnie Coleman. E chissà che risultati avrebbe potuto raggiungere se fosse nato e vissuto sul suolo americano con il supporto della politica e degli sponsor. Noi ringraziamo Mauro per averci fatto sognare con le sue prestazioni sui palchi di gara e lo apprezziamo anche per il carattere modesto. Ci fa piacere vederlo ancora oggi in salute e appassionato promotore del bodybuilding old school col suo atteggiamento mite, scevro da atteggiamenti divistici e i piedi ben piantati per terra. Uno dei migliori atleti italiani di sempre. Un campione oggi a torto un po' dimenticato, che ci piace sia nel fisico che nel comportamento. In sintesi, la cultura fisica che ci piace vedere. Per descriverlo mi viene in mente un solo termine: perfezione. Ciao, alla prossima!